Occhi di lince, ciao! Eccomi qui, sono Edo Thomas, insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga, ok? Bene, allora andiamo alla lezione. Allora, questo attrezzo, state attenti perché farò una cosa divertente, quella sì, perfetto. Però ovviamente poi hai bisogno della palla, non c'è niente da fare, quindi bisogneresti proprio prendere una palla, non serve una palla da calcio o più piccola, no, bisogna che ci sia proprio questa, ok? Occhio perché ho visto già delle persone che sono cadute, l'avevo fatto già questo tempo fa nelle mie lezioni, cioè non è che poi si fa veramente male, è una questione soltanto di stare attento. Ok? Allora, faccio molto piano, appoggio appena le dita delle mani alla palla e tutto lo scorrere in avanti, la palla deve essere in contatto col mio corpo. Faccio piano. Allora, palmi, le avambraccia e tutto il resto. Se hai notato, proprio la palla ha toccato tutta la parte del mio corpo fino al pube. Ecco, potrei andare anche più avanti, non è un problema. Il discorso poi dopo è tornare e fare questo esercizio circa, oggi farò 12 volte avanti e indietro e vedrai che poi assolutamente cambierà la frequenza cardiaca e poi darà un ottimo stimolo alla pelle, quindi ai ricettori della pelle. Ok? Bene, allora mi metto bene in qua e farò 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Allora, partiamo dall'idea che sono lì seduto, per cui posso muovere il bacino e di conseguenza la colonna vertebrale. Metto le mani sopra le ginocchia e vado con il pube verso il soffitto e dietro. Quindi una retroversione e anteroversione. Vedi che poi io sto fermo con il torace e la testa. Si muove solo il bacino, quindi anche le ginocchia, e per cui il tratto lombare. Allora, in neurologia funzionale, perché è quello che poi io mi sono impegnato in questi anni di studiare, di portare avanti questo tipo di studio, quindi neurologia funzionale applicata al movimento,
Questo lo chiamiamo un esercizio di propriocezione. Cerco di isolare una parte del nostro corpo che è il tratto lombare, focco quindi la mia tensione lì e inspiro, espiro e tutto il resto è fermo. Se io faccio questo piano, cosciente, il 110% cosciente in questo momento va soltanto a migliorare tutta la mia pratica di yoga. Magari il dolore che ho potrebbe anche essere il dolore alla spalla, miglioro attraverso questo movimento del tratto lombare. Sembra un po' strano, ma è vero, è proprio questo. Qualità del movimento, piano, per cui deve essere fatto molto piano, con un range of motion, quindi una mobilità articolare molto ampia, però magari faccio dei movimenti piccoli e poi magari faccio dei movimenti più ampi di quell'articolazione che in questo caso è il tratto lombare e poi faccio magari per 12 ripetizioni e poi magari inizio a fare la mia pratica di yoga. Allora, cominciamo con il movimento del tratto lombare, no? Per cui inspiro, espiro, inspiro, vedi che è fermo qua, espiro. La mia attenzione è qua, attenzione. Inspiro, dilato l'addome e contrago, espiro e contrago leggermente l'addome. Immagino sempre ci sia questo filo che mi tira verso l'alto. Non muovo le spalle, non muovo la testa, non muovo le scapole. Dilato l'addome e comprimo l'addome. Non faccio questo, fermo lì. Espiro. Bene, questo è il primo esercizio. Il prossimo esercizio, sempre per il tratto lombare, le ginocchia, guarda, metto qua, un ginocchio va avanti e l'altro va dietro, per cui devo fare questo movimento e il bacino, mettiamo che il bacino sia qua, devi fare questo movimento di la colonna fa una torsione, il scivolamento del bacino avanti e indietro, ma per far sì che io capisca che il mio bacino, la mia cresta iliaca, uno va avanti e l'altro dietro, posso mettere le dita delle mani così, indici, e punto l'indice destro avanti e sinistro va dietro. Ah. Uno va avanti e l'altro va dietro. Quindi percepisco, guarda, la sinistra è più avanti rispetto alla destra. Io sono fermo con tronco. È una nattica che va dietro, l'altro va avanti. Ok. Qualità, piano. Il torace è fermo, la testa è ferma. Casomai poi dopo appoggio le mani alle ginocchia e vedo questo movimento. Molto, molto, molto là in avanti. E ginocchia. È bello fare con il fitball perché percepisco il movimento del bacino e quindi del glutei che fanno questi movimenti di spostamenti avanti e indietro. Sto lavorando solo sul tratto lombare, ok? Se te ne sei accorto, quindi retro e anteroversione e spostamento avanti e indietro e continuo a farlo. In neurologia funzionale questi esercizi potrebbero essere chiamati di neuro warm up, ma
si potrebbe fare anche a metà della lezione o alla fine della lezione. Sempre cercando di farlo molto piano e con qualità. Per cui se sono lì in ufficio che lavoro sul computer potrei fare anche questi esercizi, vedi che bello. Faccio 2-3, mentre li sto facendo qualcosa che sul computer faccio questi movimenti. Ok? Bene, l'altro invece è un pochettino più impegnativo e quindi anche l'ultimo esercizio. Appoggerò il bacino sopra il fitball e muoverò il tratto dorsale con le mani appoggiate dietro la testa. Allora, vediamo. Okay. Occhio qua, ok? State attenti. È come se fosse un crunch, no? Le mani dietro, appoggio sull'osso sacro e quindi sul tratto lombare e devo muovere, per cui il torace che farà una stensione e una flessione. Apro, il bacino è fermo, inspiro, espiro. Il tratto lombare, il bacino devono essere fermi. Contraggo il dorso, le scapole si uniscono, apro bene il petto, i gomiti, espiro, guardo il pube, inspiro, espiro e cammino. Ecco. Per qualcuno potrebbe anche pensare che sia un movimento di addominale. Va bene, è anche quello, però l'idea è di mobilità articolare, quindi non è tanto la quantità di ripetizioni, ma la qualità di quello che sto facendo. Per cui farò 4, 5, 6 ripetizioni, faccio 12 di questi spostamenti e faccio 12 di questa qua, sono pronto per cominciare la lezione di yoga. Prontissimo. Comunque lascio sempre poi alla fine della lezione 2 link sopra per poi dopo, oltre a questa preparazione, ok, per la pratica, di seguire altre lezioni di yoga. Adesso faccio una cosa di scioltezza, quindi di arrotolamento e srotolamento del pallone alla colonna, ok? Allora, cammino e cammino e mi siedo, ok? Cammino con i piedi. Appoggio la testa e vengo. Vado, piano. Se hai notato, vedi che poi se tu fossi lì al computer avresti potuto fare tutti questi esercizi. Ti sei mosso, la colonna si è mossa, vita la colonna. Per cui il discorso di stare lì solo sulla sedia, no, non va bene, ok? Per cui non lamentarti dopo di mal di schiena, ok? Guarda le lezioni fino alla fine perché sono delle cose abbastanza quindi interessanti per quanto riguarda l'utilizzo del fitball, ok? Ci sono talmente tanti di quell'esercizio, non soltanto per la colonna con fitball, però oggi la lezione era con fitball, ma per muovere la colonna vertebrale. Qualità, ok? Prestate attenzione, qualità, quindi non velocità, per cui la velocità deve essere molto lento, qualità, quindi piano e ampiezza del movimento. Il segreto
segreto di questi esercizi, quindi neurologia funzionale applicata al movimento, è la qualità di ciò che stai facendo. Anche nello yoga, la qualità, l'entusiasmo che metti in quello che fai. Cioè proprio essere il 110% in quello che fai. Allora il cervello prendi atto di quello che stai facendo, riceve, dopo manda indietro, quindi risponde e dà esattamente dei benefici. Per esempio, abbassa il dolore, magari in un certo punto del corpo, non necessariamente alla colonna, può migliorare una mobilità articolare che avevo magari alle spalle, per cui il segreto è la qualità di quello che fai. Ok? Bene, adesso lascio veramente i 2 link qui sopra, in questa maniera puoi andare a vedere e seguire una pratica con tante posizioni e ci vediamo nella prossima lezione.